quale ruolo avranno le nuove tecnologie all'interno della nostra società, che cosa sarà della nostra privacy, come potremmo migliorare il mondo. A tutte queste domande abbiamo cercato di dare una risposta concreta, realizzando, e noi ne siamo particolarmente onorati di poterlo dire qui oggi e di potervelo dimostrare, di potervelo far toccare con mano, il primo ecosistema di Open Innovation su scala globale, denominato Singularity ADR Coin. Consapevoli del fatto che la lampadina, come direbbe il mio amico e professore Piero Formica, illustre docente in numerose università, non è nata migliorando continuamente la candela. Ho fatto questa similitudine perché il continuare a pensare di migliorare l'attuale sistema capitalistico con le sue regole, sinceramente, è inattuabile. Sarebbe molto più facile sostituirlo. Voi mi direte, sì, va bene, ma con che cosa? Con un sistema che innanzitutto dovrebbe liberarci dalle nostre certezze. Voi mi direte, sì, ma quali sono queste certezze? Se ci pensate bene, sin dalla nascita siamo costretti, per una questione proprio di necessità, ad avere una fiducia cieca, perché non potremmo fare altrimenti, della famiglia, della scuola, e poi man mano crescendo ci insegnano ad avere una fiducia cieca delle nostre istituzioni, dei partiti politici, dei sindacati, delle istituzioni bancarie, dei sistemi monetari, degli ordini e così via. Potrei andare così avanti all'infinito. In definitiva ci insegna ad avere una fiducia cieca di una quantità incredibile di organizzazioni intermedie, perché contrariamente a quello che affermò Pietro Nenni, che è stato un noto politico degli anni 70, le idee non camminano, come affermava lui, sulle gambe degli uomini, secondo il nostro modesto parere, ma sulle gambe di organizzazioni intermedie. Corpi intermedi, quindi corpi intermedi, che sono in grado di soddisfare i nostri bisogni solo parzialmente, per il semplice fatto che ogni volta che ci affidiamo ad un corpo intermedio per la realizzazione del nostro bisogno, di un nostro bisogno, dobbiamo avere la consapevolezza che sulla nostra vita pesa l'applicazione di una variabile costante ineludibile. Qual è questa variante costante ineludibile? È data dalla somma della corruzione più il soddisfacimento del bisogno delle organizzazioni intermedie. Quindi quando io ho la necessità di raggiungere un mio bisogno e mi rivolgo ad un'organizzazione intermedia, so già che dovrò applicare questa variabile. Ed anche qualora il valore della corruzione fosse pari a 0, il soddisfacimento del bisogno dei corpi intermedi sarebbe sempre pari o maggiore di 1. Che cosa significa tutto questo? Significa che idee apparentemente perfette, come il sistema comunista o l'attuale sistema capitalistico, sulla carta perfette, hanno invece prodotto, proprio per l'applicazione di questa variabile costante ineludibile, ovunque, comunque, miseria e disuguaglianze. Quindi, che cosa possiamo fare? A questa risposta noi abbiamo dato una risposta a questa domanda, scusatemi, abbiamo detto dobbiamo uscire dalla gabbia dove abbiamo imprigionato le nostre incertezze. Dobbiamo iniziare a liberarci dalla schiavitù delle organizzazioni intermedie, ma prima di liberarci dalla schiavitù delle organizzazioni intermedie occorre fare un altro passaggio preliminare. Dobbiamo iniziare a liberarci dalla schiavitù del lavoro.
Ogni giorno nel mondo si perdono milioni di posti di lavoro. Guardate bene, non per colpa delle nuove tecnologie, ma per colpa del nostro egoismo e del nostro conformismo, per la paura di perdere rendite di posizione acquisite, facendoci perdere il focus, il vero focus, sui nostri bisogni. Pensateci bene per un attimo. Se oggi io desiderassi fare la professione del medico, il mio fine dovrebbe essere, il mio bisogno dovrebbe essere esclusivamente quello di guarire il mio prossimo, non di acquisire denaro, che costituisce a sua volta uno di quei mezzi intermedi per il soddisfacimento di più bisogni. Idem se fossi un artigiano, se fossi un cantante, se fossi un avvocato. In definitiva, il fine di una collettività non dovrebbe essere quello di soddisfare il bisogno, il nostro bisogno, attraverso il lavoro, così come noi oggi lo conosciamo, il lavoro, ma il mio fine dovrebbe essere quello di soddisfare il bisogno con l'esercizio del talento. Il lavoro quindi non deve essere più inteso come mezzo per conseguire un profitto, ma come mezzo per l'esercizio del talento. Purtroppo la nostra società non è ancora pronta culturalmente ad affrontare questo discorso. Infatti, ogni volta che sinceramente leggo l'articolo 1 della nostra Costituzione, mi chiedo quanto sarebbe più facile cambiare culturalmente la nostra impostazione se al posto della esortazione l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, vi fosse scritto l'Italia è una repubblica democratica e tecnologica fondata sulla liberazione dalla schiavitù del lavoro. La liberazione dalla schiavitù del lavoro comporterebbe inevitabilmente la liberazione dalla schiavitù di dover necessariamente soddisfare i bisogni delle organizzazioni intermedie per perseguire i nostri bisogni. Ed una volta liberati dal soddisfacimento del raggiungimento del bisogno delle organizzazioni intermedie, finalmente ci potremmo liberare anche del PIL, che oggi viene considerato come l'unico misuratore dello sviluppo della nostra società. Finalmente potremo avere una produzione non più intesa come dedita al profitto, ma come dedita ad allocare efficacemente risorse e talenti. Chi acquisirà, ad esempio, una casa potrà finalmente farlo senza dover soddisfare i bisogni delle organizzazioni intermedie. Idem per chi subirà un danno, idem per chi avrà bisogno di cure. Quindi, ricapitolando i passaggi, liberazione dalla schiavitù del lavoro, liberazione dalla schiavitù del dover soddisfare i bisogni delle organizzazioni intermedie per soddisfare un mio bisogno, riformulazione del concetto di lavoro e di produzione e liberazione dalla schiavitù del PIL. Solo così le nostre idee, come affermò Pietro Nenni, non camminerebbero più sulle gambe di organizzazioni intermedie, ma incomincerebbero a camminare sulle nostre gambe. Mi direte, ok Gianmario, hai detto cose bellissime a livello teorico, hai fatto un discorso bellissimo, ma da dove iniziamo a partire? Da dove partiamo? Oggi, ed è una realtà, ognuno di noi è parte di una grande rete neurale. Siamo tutti connessi l'uno con l'altro, ma sino ad oggi nessuno ci ha mai chiesto in estrema trasparenza di divenire un hub naturale, cioè una fonte di input ed output dati
per consentire a centinaia, migliaia di intelligenze artificiali di processare i nostri dati, di incrociare domanda ed offerta per allocare in maniera perfetta, senza sprechi, le risorse del pianeta, i talenti, e per rispondere ai nostri bisogni senza intaccare l'ecosistema e la pace globale. Quindi, rete neurale di cui noi tutti oggi ne facciamo parte, soltanto che non siamo ancora consapevoli di essere un hub. Nessuno ci ha mai chiesto di essere un hub naturale, perché la blockchain, che ci consente di avere un'identità certa e pertanto di essere un hub naturale, non è di proprietà di nessuno, e non essendo di nessuno ce l'ho potuto chiedere. La blockchain esiste, si può vedere ma non si sente. La blockchain fra qualche anno sarà per voi come l'ossigeno, come l'aria che respirate. Anni fa l'introduzione di Internet comportò uno sconvolgimento delle vostre vite. Ancora oggi molti di voi non sanno che cosa sia la blockchain perché non è visibile ancora. Quindi sarà come l'ossigeno, non appartiene a nessuno e nessuno, tenete conto, della blockchain potrà mai averne il controllo o l'efficacia, o, scusatemi, certificarla. John Sculley, che è stato il CEO di Apple, disse che una tecnologia per essere efficace deve essere invisibile o bella. La blockchain oggi è invisibile, occorre renderla bella. E noi siamo qui apposta per questo, per presentarvi il primo ecosistema di Open Innovation in grado di coniugare blockchain, intelligenza artificiale e giustizia alternativa e di realizzare quindi la bellezza, ovvero quella che i futurologi chiamano singolarità, finalizzata però esclusivamente ad accrescere la fiducia senza ricorrere ad organizzazioni intermedie per lo sviluppo degli scambi commerciali ed un domani per la perfetta allocazione di risorse e di talenti. Noi pensiamo di aver realizzato un progetto quindi di singolarità che ci permetterà di migliorare gli scambi commerciali all'interno dell'attuale sistema capitalistico e un domani, se questo sistema capitalistico venisse superato, perché come dicevo in precedenza la lampadina non è nata migliorando la candela, un domani attraverso questo sistema sarà possibile far conseguire la perfetta allocazione delle risorse e dei talenti. Tutto questo ha un nome. Noi l'abbiamo denominato Singularity ADR Coin e poi vi spiegherò il perché. Il nostro brand rappresenta una visione. Se siete interessati, oggi non abbiamo qui uno schermo, a ricevere quello che è il nostro brand, la nostra visione, potrete inviare una mail a singularityadrcoin@adrlegal.eu e automaticamente riceverete il nostro brand che rappresenta la nostra visione, che rappresenta, in parole povere, potrete notare, ci sono 3 celle di un alveare che rappresentano la ricerca, ma nello stesso tempo rappresentano anche il nostro DNA, ovvero la nostra umanità. Le celle sono, vedrete, unite in un unico punto da un triangolo che rappresenta un'interfaccia neurale corpo-macchina, rappresenta quindi la singolarità
che per noi sarà in grado di processare i dati partendo dal molteplice per arrivare sino all'1. Quindi, come potete vedere dal nostro blend, che vi rassicuro non si tratta di una serie di Netflix, ma di un progetto volto a rendere la singolarità non più teorizzata ma concreta. Grazie a Singularity ADR Coin forniremo a tutti gli esercenti ed i consumatori un'identità digitale certa, senza dover passare da un ente certificatore intermedio, proprio grazie all'utilizzo della blockchain. Quindi avremo già un effetto positivo: non ci saranno più esercenti o consumatori fake, cosa che oggi avviene con Internet, con il nostro attuale Internet. Forniremo agli esercenti e ai consumatori un sistema di intelligenza artificiale in grado di facilitare la risoluzione dei reclami e delle controversie, liberando i professionisti dal peso di dover svolgere lavori sotto costo e usuranti. Istituiremo un gettone di accesso al servizio, un gettone, tecnicamente viene definito token, che si chiamerà ADR Coin, che potrà essere definita la prima criptovaluta globale della giustizia e che, guardate bene, proprio perché viaggia su questo nuovo internet del futuro che è la blockchain, non ha costi di intermediazione bancari. Destineremo, ed è la cosa che ci interessa di più da un punto di vista soprattutto etico, una parte dei token ai professionisti e ai migranti al fine di favorire l'uso e la loro educazione all'uso dell'intelligenza artificiale e della blockchain per liberarli dalla schiavitù del lavoro e dell'organizzazione intermedia. Come funzionerà Singularity ADR Coin? Il consumatore si ritroverà sul prodotto un QR code che attesta l'identità certa del produttore o dell'esercente, e quindi un'identità certa. Il consumatore, attraverso questo QR code, potrà inoltrare un reclamo o avviare una controversia. I reclami e le controversie verranno gestite da un sistema di intelligenza artificiale che avrà il compito di aiutare il consumatore e l'esercente a trovare un accordo. Solo ad accordo raggiunto il gettone ritornerà in premio a Singularity, grazie all'utilizzo di uno smart contract, che è un contratto che si autoesegue senza l'assistenza dell'uomo. Questo nuovo sistema di open innovation ci consentirà la possibilità di liberarci dal soddisfare i bisogni delle organizzazioni intermedie. Elimineremo i costi burocratici e i costi imposti in termini economici e di libertà di organizzazioni intermedie. Via anche tutti i costi che non sono attinenti al risultato, ma sono soltanto di mezzi. Attenzione! A chi ci dirà che con questa rivoluzione noi stiamo togliendo qualcosa a qualcuno, come rendite di posizione, la mia risposta è il contrario. Noi stiamo dando qualcosa a tutti, visto che nessuno sino ad oggi, di fronte ad un reclamo o ad una controversia del valore economico di €1, ha mai sentito il bisogno di soddisfare il bisogno di un esercente o di un consumatore. Né ha creato lavoro, così come noi lo conosciamo, né ha consentito l'esercizio del talento. Tenete conto che un acquisto su internet ha un valore medio a livello globale di €65.
E la piattaforma che è stata creata dall'Unione Europea per mettere in contatto i consumatori con un esercente non obbliga gli organismi di mediazione a risolvere la controversia. Gli organismi di mediazione si possono anche rifiutare perché possono avere non interesse a farlo, perché i loro costi sono notevolmente più alti. E per quanto riguarda i professionisti che lavorano, sarebbero costretti a lavorare su controversie sotto costo e sicuramente con un dispendio di tempo più grande rispetto a quello che potrebbero guadagnare, se consideriamo ancora il lavoro come mezzo per raggiungere un profitto e non come mezzo per l'esercizio del nostro talento. Quindi stiamo creando qualcosa che non c'era sul mercato, che libererà i professionisti dalla schiavitù del lavoro, che darà effettivamente un servizio all'esercente e che ha un valore etico elevatissimo, perché una parte dei token servirà per i professionisti a continuare a specializzarsi nel settore stragiudiziale, nel settore dell'ADR, ad accrescere la loro formazione nell'empatia, a diventare sempre più empatici e ad utilizzare la nostra intelligenza artificiale per poter svolgere al meglio il lavoro empatico. Quindi l'intelligenza artificiale al servizio di chi un domani vorrà svolgere attività ADR. Iniziamo pertanto a liberarci, a non essere più schiavi delle nostre certezze, a liberarci dalla schiavitù del lavoro, a liberarci dalla schiavitù imposta dalle organizzazioni intermedie, ad utilizzare le nuove tecnologie per allocare in maniera perfetta risorse e talenti. Se tutti noi, in estrema trasparenza, decideremo, e voi state studiando la privacy, no? Di essere degli hub naturali. Possiamo farlo, dobbiamo farlo. E chiudo questo mio intervento con un'esortazione del Dalai Lama. Se vuoi cambiare il mondo, prova prima a migliorare e trasformare te stesso. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di presentare questo progetto che vuole contribuire veramente a utilizzare le nuove tecnologie a disposizione dell'uomo, a contribuire a migliorare quello che è il nostro approccio nell'ambito lavorativo, e per cercare di fare in modo che la gente comune che oggi viene investita dall'incubo delle nuove tecnologie, vedendole come il male assoluto, possa cambiare mentalità, perché tutto dipende da quello.